Ciao a tutti, bentornati su Viaggio col Tubo. Non avete sbagliato, il titolo dice vero, è un video su Tahiti. Ci vedete un attimo in versione invernale perché prima di iniziare due cose al volo. Allora, prima di tutto salutiamo e ringraziamo Serena, Sì, che ci ha fatto tipo tantissimi sottotitoli. super cuore a Serena che ha superato i 50 sottotitoli e ormai ha più di 60. I nostri video sono titolati anche in inglese. Grazie mille Sere. Questo ringraziamento appunto è dovuto e un cuore davvero, sei stupenda. E poi salutiamo anche Gioele e Giovanni, che sono due bambini che mangiano guardando i nostri video. Quindi un saluto a voi due e ai vostri genitori, ovviamente, che sono bravi e vi indottrinano nella maniera corretta. Mangiate le verdure. Detto questo, video di Tahiti, dato che il video di Berlino vi è piaciuto davvero tanto e siamo davvero contenti di questa cosa, abbiamo pensato quindi di strutturare i video della Polinesia francese in maniera simile, quindi raccontarvi meglio tutte le esperienze che abbiamo fatto, perché ci sono tantissime cose che non vi abbiamo potuto mostrare nei video di progetto. Sì. E quindi realizzare delle guide di viaggio isola per isola. Iniziando con Tahiti, l'isola principale. Buona visione. Buona visione. Buona visione è troppo da televisione. Sì. Via con lo spezzone! Ah! Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. L'unica cosa che conoscevamo della Polinesia francese prima di partire era che queste sono isole paradisiache in mezzo all'oceano. Quindi ci siamo un po' documentati e in realtà sono ben 118, divisi in 5 arcipelaghi. Noi però in questo viaggio ve ne mostreremo solo 6, di 3 diversi arcipelaghi. Per raggiungere la Polinesia francese vogliamo con Air Tahiti Nui. My name is Rodrigue. I'm the chief purser of the flight, and we're flying to LA today and Tahiti with a new crew after LA. Visto che bisogna passare dagli Stati Uniti, dovete procurarvi il visto turistico ESTA, di cui trovate il link in descrizione. Arriviamo di notte e la prima cosa che facciamo è metterci comodi in albergo. L'Intercontinental non è un alloggio low budget, ma si adatta senz'altro ad una vacanza da sogno. Tutte le stanze infatti si affacciano sui bei giardini che costeggiano il mare cristallino e quella che si vede all'orizzonte è Moorea, la prossima isola che visiteremo. Ma per ora concentriamoci su Tahiti. Per dare un primo sguardo all'isola non ci allontaniamo troppo dall'albergo. Infatti è da qui che prendiamo un Vaa, una canoa tradizionale con cui facciamo un giro nella laguna. My name is Milton Laughlin. This is my passion. Canoe paddling. I've been doing this for 35 years now, and today I am with you to let you enjoy the lagoon, the view. Yeah. Il Vaa lo si riconosce perché ha sempre e solo un bilanciere, chiamato ama, posto sulla sinistra. Our ancestors, they already put the ama on the left side. So us, we did the same thing. They were our teachers. And now me, I teach the same thing because every day my job is to teach kids how to paddle. È tempo ora di lasciare il resort e andare a esplorare la capitale Papeete. E una delle attrazioni principali della città è il mercato coperto. Ci sono tantissimi souvenir e oggetti di artigianato locale, come ad esempio collane di conchiglie, borse e cappelli intrecciati a mano con foglie di palma, olio di monoi e coroncine di fiori freschi. Insomma, ci tocca fare shopping. Al primo piano ci sono anche molti negozi, tra cui uno che vende perle nere sfuse. Allora, io ne sto comprando 10 di quelle più economiche, non perché sono tirchie, ma perché in realtà sono quelle che mi piacciono di più, perché sono quelle con le forme più strane e più piccole. Quindi ho gusti economici, fantastico. Mi devo concentrare. E se vi viene fame potete pranzare al caffè Maeva, che serve tanti piatti di pesce. Allora, è tonno crudo alla cinese. C'è l'aceto, ma non so che altro. E questo è il cocco. Si vede? Ok, questo poisson cru era alla cinese, ma avremo molte occasioni per mangiare quello alla tahitiana. E a proposito di cibo, ovviamente in questo mercato si vendono anche frutta e pesce, soprattutto la domenica mattina, quando si affolla di locali.
in diretta dal mercato di Tahiti, assaggiamo un rambutan. Ho fatto un casino. Ah, è tipo licis, Stava per cadere ma non è caduto. È come il licis ma molto più fruttato. Buonissimo. Bomba. Qui invece stanno facendo una spremuta di canna da zucchero. È dolcissimo! E se fate un giro al mercato di domenica, vi consigliamo di fare un salto alla chiesa protestante Pao Phai per vedere i fedeli vestiti di bianco indossare stravaganti cappelli di foglie di palma e intonare canti a metà tra la tradizione tahitiana e quella cristiana. Di fianco alla chiesa, ma chiuso di domenica, c'è il piccolo Museo della Perla, che Robert Wan ha allestito in uno dei suoi costosissimi negozi per attirare i turisti. Detto così non è molto allettante, ma qui ci sono tante informazioni sulla storia delle perle e su come le ostriche vengono allevate, anche se certo questo non sostituisce una visita a una vera pearl farm. Il pezzo più importante del museo è una perla speciale, la Robert Wan. E con il suo diametro di 22,5 mm è la perla tonda più grande appunto della Polinesia francese. In realtà c'è quella ovale che è leggermente più grande, 24,5, però quella rotonda perfetta è 22,5. Abbiamo provato a chiedere quanto costa, ma sono, ha detto, inestimabili. Pezzi da museo inestimabili, quindi ci non spiace. potete comprarla, mi dispiace. Un'altra esperienza imperdibile da fare a Papeete è quella di provare lo street food e cenare quindi alle roulotte, che tutte le sere dalle 18 cucinano una miriade di cose diverse per soddisfare veramente tutti i palati. Allora, ci hanno consigliato di provare il tonno alle 13 spezie. I due piatti sembrano uguali perché infatti ognuno di questi due tonni ha 13 spezie, ma le 13 spezie sono diverse. Uno è piccante e uno no. Il mio è piccante, in teoria. Assaggiamo. Allora, non riesco a capire tutte e 13 le spezie quali sono, però è molto buono. Molto molto buono. Madonna. La salsa è buonissima. Cos'è che è? Non è salsa di soia dolce? No, è diversa. Ok, prova l'altra. L'altra la vedo un po' difficile, però Che senso? mi sa che non mi piace col tonno. Ho cambiato idea. È più buono questo della salsa dolce. Questo è la salsa con zenzero, aglio e senape. Da sola in realtà non è molto buona, però con questo tonno e le spezie è perfetto. Ma vista la città è tempo di esplorare l'isola, cominciando dalla costa nord. Anche perché oggi saremmo dovuti andare sull'isola di Marlon Brando, ma ci sono troppe onde. Sì. Quindi abbiamo deciso di venire in un posto dove le onde sono necessarie. Esatto, siamo al Blowhole. Yeah! In realtà non tanto, perché sarebbe stata più figa l'isola di Marlon Brando, credo. Fa niente, ci bisogna accontentarsi nella vita. Però vediamo un po' di cose. Sono pronto? Praticamente di fianco al Blowhole Sì. c'è la zona delle tre cascate. Che però in questo periodo è chiusa, stanno facendo dei lavori di manutenzione, ristrutturazione, tracciati eccetera. Però si può già vedere dietro di noi la prima delle tre cascate e anche se non ci si può arrivare via terra, sappiamo tutti come ci arriveremo. Yeah! Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand.
Tornando verso Papeete ci fermiamo sulla spiaggia tra Maina e Papeno a guardare i surfisti, ma solo a guardare. Io volevo provare a noleggiare una tavola, ma non è come in Australia che ci sono i posti dove noleggiano tutto. Bisogna chiamare una scuola di surf, chiedere se è un po' più difficile. Quindi ho rinunciato perché tanto vabbè, fa niente. Non sono così bravo e probabilmente rischierei di rompermi io e rompere la tavola e rompere tutto. Come è già successo? Come è già rompere la successo. tavola. Savannah, I'm coming home, Savannah. Let's all take a roll. Savannah. E prima che faccia buio facciamo un salto a Point Venus per vedere il tramonto dalla spiaggia nera. We'll never be alone, Savannah. E vista anche la costa, ci addentriamo con Olivier nell'entroterra. Yorana. Today we are going inside the valley of Papeno. It is a beautiful valley. It's the biggest valley of Tahiti. 90,000 square meters of the valley of Papeno. Today they call Papeno. Back in the day they call Vaiyano or Hapaiano. You know, way back in the day, the Polynesian, they live most inside that valley and not by the shore. So I'm happy to take you guys today to check it out in my beautiful valley of Tahiti we call Papeno. Arrivati più o meno al centro dell'isola lasciamo il pick-up per seguire a piedi il corso del fiume. E se camminare a piedi nudi nella natura può sembrare romantico, noi che l'abbiamo provato vi consigliamo di portare delle scarpe da trekking. Sempre attrezzatissimi. Non abbiamo portato il drone perché pioveva quando stavamo scendendo. Sole! E io ho lasciato il mio costume da bagno dentro lo zaino del drone, quindi adesso farò il bagno così e poi mi metterò il costume da bagno asciutto, giusto? Giusto. A logica. E guardate le nostre fantastiche scarpe da trekking. Yeah! Ma Dio! Costume da bagno o meno, non possiamo resistere e ci tuffiamo. Ci sono le scarpe che noi abbiamo lasciato indietro per non entrare nel fiume e non bagnarle. Ovviamente sono fradicie perché ha piovuto un sacco. Yeah! È ora di pranzo e quale posto migliore per mangiare se non in un ristorante sulla cima di una montagna al centro dell'isola, ma proprio al centro. E quindi buon appetito. Dopo pranzo Olivier ci parla, e non solo, di alcune dimostrazioni di forza e agilità tradizionali, come alzare pietre pesantissime. Today it will be a pleasure for me to show you how we lift these rocks 110 kilos. This rock I give a name. His name is Ruru and O. Ruru is mean come together. No, where you are, wherever you go and you stay, you gotta carry with you your culture. Wow. Ma le dimostrazioni non finiscono qui. Tornati sulla costa, Olivier ci mostra come si scala una palma. E per questo tipo di attività tipiche della cultura polinesiana ci sono addirittura delle competizioni. È inutile dire che Olivier vi partecipa. Ma dedicheremo un video apposta alla più importante competizione culturale di Tahiti.
Tahiti ha anche una piccola penisola chiamata Tahiti e se percorrete la strada sud finché non finisce arriverete a Te Aupo, uno dei posti più famosi per il surf, ma non è decisamente un posto per principianti. Delle barche portano i surfisti nel punto dove altissime onde oceaniche si infrangono sul reef e se sbagliate finite direttamente sui coralli. Anche limitarsi a guardarli dalla spiaggia è abbastanza spettacolare, ma ricordatevi di portarvi un binocolo. Visto che però siamo per esperienze un po' meno estreme, concludiamo l'esplorazione dell'isola con una bella passeggiata a cavallo. E questa era la nostra piccola guida di viaggio per Tahiti. Manca qualcosa? Ah sì, una ripresa dove facciamo finta di goderci il tramonto. Questo cosa non sta in piedi. Va bene Marti, lo dobbiamo prendere. Cosa dobbiamo fare? Marti? Fidiamoci. Allora smettila di prendermi in giro, il cin cin doveva essere perfetto. No, perché qua in realtà noi dovevamo soltanto fare una scenetta dove facevamo il cin cin, in realtà tu la stavi costruendo proprio perfettamente. Ma deve essere bella, si devono vedere i fiori, i cocchi e tutto, Sì, altrimenti che cin cin era. I fiori che però erano sotto all'ombra controluce che non si sarebbero comunque visti. Rompipalle. E il sole stava scendendo. Tu non capisci l'importanza dei dettagli. Sì, ma i dettagli devono essere visibili. Tienili lì sopra. Porca! Go. Andiamo? Sta scrivendo un po' sulla luce. Cin! Vergogna! Vai, rifai.